Buongiorno. Buongiorno. Spero che si veda dietro quello che dove siamo arrivati, ecco. Come potete vedere dietro c'è la nostra Tesla e in lontananza si dovrebbe vedere la palla di Capo Nord. Siamo tornati su questa mattina perché volevamo fare la stessa identica strada di ieri sera, ma ovviamente con la di luce. giorno, perché i paesaggi cambiano, ovviamente, si vede più che altro. Si vede che sono pazzeschi. Sì, è veramente con pazzeschi. Questa luce poi... Sì. Qua ci sono meno 12 gradi in questo momento, fa freschino e c'è purtroppo troppo vento. Speriamo che cali un po', così magari facciamo un po' di riprese anche col drone, ma non promettiamo niente perché purtroppo c'è sempre troppo vento qui. E niente ragazzi, adesso noi facciamo un giretto qui, facciamo un po' di foto eccetera eccetera e poi ci rivediamo mentre andiamo giù. Sì. Ah no, visto che ci siamo, ringraziamo anche l'hotel che ci ha ospitato, che ci ha fatto caricare questa notte, un hotel veramente molto carino e che vi consigliamo di andare perché anche la camera è molto spaziosa. La colazione è buona sì. ed è con vista, la sala colazioni. Sì, con vista, quindi abbiamo fatto anche una piccola ripresa, quindi niente ragazzi, a dopo, ciao! E rieccoci ragazzi, è già scuro perché ci siamo dimenticati di fare un piccolo video prima di andare via da Capo Nord, perché anche la strada che fra poco vi facciamo vedere è veramente meravigliosa. Intanto noi ci siamo fermati per mangiare qualcosina, qui sono le 3:12 del pomeriggio e adesso... Ed è buio. Buio. No. E adesso godetevi la strada mentre noi ci godiamo questo buon viewstel tipico norvegese. Ci vediamo a fine video. E rieccoci, noi abbiamo finito di mangiare e voi avete finito di vedere la strada. Bella, vero? Adesso abbiamo fatto, anzi, vi raccontiamo gli ultimi 131 km, che è la strada che avete visto praticamente. Li abbiamo percorsi in 2 ore e 20, quindi capite bene che le tempistiche di percorrenza qui in Norvegia sono veramente molto basse, o alte, dipende da che punto le vedete. Comunque ho avuto un consumo medio di 195 Wh su chilometro, comunque molto buono. E adesso noi dovremmo andare ad Alta, che è la destinazione finale di questa giornata. Ci mancano altri 108 km per arrivarci, che equivalgono più o meno in Norvegia a 1 ora e 32 minuti di percorrenza. Dovremmo arrivare per le 5 più o meno. E boh, qui è già scuro, quindi sì. È un po' strano.
È un po' strano e fa sonnolenza, anche se è fanno luna sonnolenza, tipo, sì. fa sonnolenza, quindi mi raccomando mettetene di conto, ecco, quando venite da queste parti in questo periodo. E niente, dai, noi ripartiamo e ci vediamo lì. Ed eccoci arrivati ragazzi ad Alta. Siamo arrivati ad Alta, come avete visto la strada non è stata delle migliori, anzi No, per niente. abbiamo trovato molto vento, quindi è stata abbastanza simpatica come guida, soprattutto l'ultimo tratto. Siamo arrivati qui con l'8%, abbiamo fatto i conti bene, o meglio non abbiamo mai fatto i conti, quindi ci siamo fidati di quello che ci diceva la macchina, siamo partiti, siamo arrivati. Ora andiamo all'hotel, qui ci siamo fermati un attimo a ricaricare a un fast charger che hanno installato da pochissimo, mi diceva un ragazzo qui da circa 3 mesi, da 50 kW, anche se in realtà siamo riusciti a ricaricare al massimo a 35, ma non importa perché comunque abbiamo fatto delle cose qui. E tra l'altro abbiamo anche parlato con il ragazzo che ci ha invitato dentro la macchina, cose di questo tipo, è stato abbastanza simpatico. L'hotel è a ben 700 metri da questa colonnina, quindi adesso noi partiamo, ritorniamo in hotel e poi... Una cosa di cui si voleva parlare sono le gomme. Le gomme, ecco, Giusto. le gomme Michelin che tra l'altro ci hanno fornito qui sono state veramente molto utili, soprattutto su questi climi, su queste strade che hanno misto neve e misto ghiaccio. O misto neve con sottoghiaccio, che è forse quello più pericoloso perché non si vede che c'è il ghiaccio, però c'è un leggero strato di neve sopra che viene spostato dal vento principalmente e si crede di avere grip e invece non si ha. Esatto, e qui in Norvegia molto più che in Finlandia Esatto. Visto che ci siamo, ringraziamo anche un altro sponsor, io intanto sistema e Silvia non sa cosa sto per fare, no? Abstract Ocean, e mi ha fornito, oltre a uno screen protector per il display della Model 3 che tra l'altro è anche oleofobico, quindi lascia meno ditate, questo bellissimo aggeggino che praticamente altro non è che uno spruzzino che io spruzzo, adesso ho spruzzato a caso. Sì, esatto. e poi la cosa bellissima, ecco, ci siamo intossicati che questo è un panno, quindi si spruzza e poi si va a pulire lo schermo. Quindi grazie anche al platinum sponsor Abstract Ocean per aver permesso a me e Silvia di arrivare fino a qui. Eh sì. Buonasera, eccoci di ritorno. Di ritorno, d'arrivo. Di ritorno per voi ma arrivo per noi. Sì. Siamo arrivati alla conclusione di questo video anche quest'oggi, abbiamo passato una bellissima giornata anche oggi, se non fosse per un pezzo di strada finale, ma l'avete probabilmente già visto, ma ne parliamo dopo. Sì. Cos'altro dobbiamo dire? Abbiamo cenato qui all'hotel, ristorante, che tra l'altro è molto bello, Sì, e abbiamo mangiato bene. molto bene. Poi qui Un po' non so se costoso, ma bene. un po' tanto costoso, ma diciamo che ne valsa la pena assaggiare delle cose tipiche norvegesi, ecco. Oggi siamo partiti, ecco, una cosa carina da dire, siamo partiti stamattina con il 94% di batteria, siamo arrivati con l'8 direttamente qui ad Alta, quindi oggi praticamente non abbiamo caricato mai, non abbiamo mai avuto bisogno di caricare, nonostante abbiamo passato passi di montagna e abbiamo fatto delle strade difficoltose col freddo gelido perché abbiamo visto anche i meno 20 e soprattutto tantissimo vento contrario o laterale, insomma comunque delle condizioni non propriamente idilliache per le macchine elettriche o comunque per la mia auto elettrica. Quindi è andata molto bene. Per chi ci segue sulle live ha visto che ci siamo fermati un attimo a caricare su una colonnina fast qui ad Alta che hanno installato da molto poco tempo e in realtà non sarebbe stato necessario. Arriviamo quindi alla conclusione di questo video, quella vera, quindi con i soliti 3 consigli che vediamo ogni giornata. Sì. Il primo vai tu. Il primo l'hai appena accennato, cioè la strada. Ecco, allora, visto che l'abbiamo appena accennato la strada, abbiamo fatto un pezzo di strada e piccolo recap. Qui il sole va giù molto presto, soprattutto in questo periodo dell'anno, quindi fatevi bene i conti di quando volete fare la strada. C'è un pezzo prima di arrivare ad Alta che è particolarmente molto ventoso e mi è stato confermato da un ragazzo che abbiamo trovato che è praticamente sempre così.
Il risultato è stato quello che avete visto nei video, spero che si sia potuto apprezzare o disapprezzare quello che abbiamo passato, ma non si vedeva la strada. No, c'era la neve delle montagne che col vento... Vi copriva la visuale, sembrava di essere tornati in pianura padana con la nebbia, però invece di essere nebbia era neve, quindi non si vedeva niente. Tipo una tempesta. Esatto, tipo una tempesta di neve ma fatta col vento. E quindi fatevi bene i conti di dove passate e siate preparati a trovare delle condizioni climatiche non propriamente ottime per la guida, ecco. Esatto. Poi, Punto numero 2, ci sono 2 convogli per andare a Capo Nord, uno alle 11 e uno alle 12. 2 convogli di giorno. Di giorno, Ok. sì. E quello delle 12 c'è scritto che dovrebbe essere per i bus e per i bus. Però ci potete andare anche in Però auto. ci potete andare anche in auto, ma meglio che andate alle 11, perché alle 12 arriva un sacco di gente. Esatto. Quindi c'è proprio la calca alla palla. Sì. Mentre alle 11 c'è qualcuno che si fa la foto, mentre poi potreste trovarla anche libera. Esatto, infatti noi come potete vedere qui in sovraimpressione abbiamo avuto il tempo di fare delle foto indisturbati senza nessuno che ci rompesse Sì. l'anima, proprio perché non c'era nessuno alla palla. Quindi se volete godervi il globo di Capo Nord, andateci alle 11 che c'è meno gente, ve lo godete meglio. Certo. E come ultimo consiglio è quello di procurarvi degli scaldini. Esatto. Mio fratello Luca, che ringraziamo, Sì, esatto. ci ha dato una fornitura annuale di Tutti scaldini. Allora, Fammi vedere. abbiamo questo Che è utilissimo. che è utilissimo, è a batteria, Sì, a vero? batteria, no. A batteria si carica tramite USB. È un Quindi- power bank anche, quindi potete ricaricarci il telefono in caso, però noi lo utilizziamo principalmente come scaldino elettrico. e fa anche da torcia. Esatto. Ed è fantastico. E poi questo qui è un po' grande, ma se no ci sono anche più piccoli. Questo invece è uno scaldino che si scalda Diciamo con l'aria fa una reazione chimica e si scalda e rimane molto caldo per molto tempo. Sì, noi ne abbiamo messo uno oggi pomeriggio sulle 3 dentro la Borsa del drone. del drone per tenere calde le batterie ed è ancora molto caldo adesso. Quindi procurateveli, perché soprattutto se volete fare delle fotografie, ecco, una cosa interessante, a Capo Nord c'erano meno 11 gradi, meno 12 adesso non ricordo, però il percepito era molto molto più freddo dei meno 30 che abbiamo trovato a Carigasniemi o insomma nei giorni precedenti, perché c'è molto vento, non so, altri motivi, ma l'aria portava giù molto il percepito, quindi portateveli via perché fa freddo, ecco. Sì. Boh, ci Ragazzi. salutiamo, vi lasciamo con I soliti i soliti metti un commento, mi piace, mi piace. mi fa male il braccio, poi E iscrivetevi a Instagram, Telegram, al canale YouTube Live e basta, e il canale YouTube Spuntando la Campanella. giustamente. E ci vediamo domani. Sì. Ciao. Ciao.